La 850 fu lanciata nel 1964, inizialmente nella versione berlina chiamata normale, che montava una versione aggiornata del motore 4 cilindri in linea posteriore della Fiat 600, da 0,8 litri e 34 cavalli. La piattaforma a trazione posteriore era abbinata a una carrozzeria elegante di 670 kg, progettata dal leggendario Dante Giacosa. La normale era affiancata da un modello chiamato 850 Super, che manteneva quasi invariato il motore e il cambio manuale a 4 marce, ma offriva interni ed esterni migliorati per un tocco di maggiore lusso. Poco dopo il lancio della berlina, alla gamma venne aggiunta una nuova variante Station Wagon, che utilizzava lo stesso motore posteriore da 0,8 litri. Questa era la Fiat 850 familiare, erede della tanto amata Fiat 600 Multipla. Mentre la 850 berlina era rivale di modelli come la Renault, la versione familiare si confrontava con veicoli come la Bedford CA. La Fiat 850 familiare rimase in produzione fino al 1976, quando venne sostituita dalla 900T, che conservava ancora molti componenti della 850. Nel 1965, dopo il suo debutto al Salone di Ginevra, venne lanciata la leggendaria Fiat 850 Coupé. Questo modello presentava un design estremamente elegante e sportivo, sia negli interni che negli esterni, opera di Felice Mario Boano e suo figlio. Era equipaggiata con una nuova versione del motore della berlina da 0,9 litri e 47 cavalli. Pur mantenendo lo stesso cambio manuale a 4 marce, disponeva di freni anteriori molto più sportivi e di ruote più grandi da 13 pollici. Il suo design era rivoluzionario e la sua linea semplice e dal posteriore raccolto divenne fonte di ispirazione per molti. Lanciata insieme alla Fiat 850 Coupé, vi era la Fiat 850 Spider, che manteneva pressoché invariati motore e cambio rispetto alla Coupé. La differenza principale risiedeva nella sua carrozzeria scoperta in stile roadster, progettata dal leggendario carrozziere Bertone, con il design attribuito a Giorgetto Giugiaro. La carrozzeria della 850 Spider veniva inoltre assemblata nello stabilimento Bertone di Grugliasco e permetteva all'auto di raggiungere i 140 km/h. Con tutti questi elementi combinati, è chiaro il motivo per cui la Spider fosse posizionata su un livello superiore. Nel 1968, la gamma della Fiat 850 subì alcune modifiche. La prima fu la sostituzione delle due berline originali del 1964, con un nuovo modello chiamato Fiat 850 Special, che adottava lo stesso motore sportivo della Coupé. Tuttavia, il cambiamento più significativo riguardò l'introduzione delle nuove Fiat 850 Sport Coupé e Spider. La nuova Coupé presentava un frontale ridisegnato,
mentre la Spider ricevette una nuova configurazione delle sospensioni. Entrambi i modelli sport erano ora equipaggiati con un motore da 53 cavalli. Entro il 1973, la produzione di tutte le varianti della Fiat 850 era terminata, poiché la maggior parte aveva ormai ricevuto successori diretti. In totale furono venduti 2.500.000 esemplari nell'ampia gamma delle Fiat 850 e oggi ogni modello ha un valore significativo per i collezionisti. Sono molto ricercate non solo per il loro fascino e lo stile classico, ma anche per la nostalgia che suscitano in coloro che hanno avuto la fortuna di viverle.